No, c'è già qualcuno dentro. No, è impossibile. Ci siamo. Sì, ci siamo. Buongiorno. È la prima live prova, sono con il cellulare, con il mio iPhone. In quanti siamo? Zero. Vabbè, aspettiamo, vediamo se arriva qualcuno. Parlare da solo non è divertente. Una persona. Potete sentirmi, vedermi? Se due persone. 11 persone, siamo pazzi. Ragazzi, io il tema di oggi, cioè siamo già a 30. Ti sento, grande Riccardo. Il tema di oggi era rispondere semplicemente alle vostre domande, alle vostre curiosità, qualsiasi cosa. Ciao grandi, ciao a tutti, mi chiamo Alessio, ciao Alessio. No, è la velocità normale. Sì, sono di Albignasego. Eh, siamo in 60. Pensavo di parlare con me stesso per un bel po' di tempo prima di incontrare qualcuno all'interno di questa live. Di che ti occupi? Faccio un po' di cose diverse online. Potrei definirmi imprenditore digitale, ma non mi definisco così perché non sono modesto essenzialmente e non mi interessa avere delle associazioni, avere un'associazione del genere con questo termine enorme. Quindi quello che faccio è semplicemente lavorare col computer e mi appassiona e mi diverto anche. 53 persone. Si sente bene, non si vede un po' a tratti. Sono con il cellulare, dovrò munirmi di un'attrezzatura migliore. Per ora sono con l'iPhone e il microfono è quello direttamente del cellulare. Che lavoro fai? Ho appena risposto, lavoro al computer, faccio diverse cose, tra le quali anche parlare con la fotocamera come sto facendo ora. Voglio imitarti iniziando da FBA. Guarda, io ho iniziato da FBA ad agosto, luglio in realtà, luglio dell'anno scorso, aprendo la partita IVA. La prima cosa che ho fatto è aprire partita IVA proprio perché volevo essere completamente regolare, diciamo. Adesso sono ormai 8 mesi che faccio FBA e sta procedendo molto bene, quasi esponenzialmente. Pensavo che Natale ci fosse il botto e poi pensavo di non vendere più nulla, invece tuttora riesco a vendere qualcosa. Quanto guadagni al mese più o meno? Sinceramente preferisco tenerlo per me e penso sia giusto così. Non guadagno né tanto né poco, riesco a sopravvivere. Cosa vendi? Cosa vendi? Tutte domande molto inerenti. Non vi dico cosa vendo, semplicemente perché se lo dico ci possono essere persone che mi odiano, non so per quale motivo, però non importa che mi giudichino. Se dico cosa vendo potrebbero semplicemente prendere il mio prodotto o copiarmelo o ordinarmelo e farmi recensioni cattive e in questo modo abbasserebbero le mie vendite, cosa che non voglio evitare. Te lo direi, però per questo motivo non posso. Quante lingue parli? Parlo italiano, discretamente bene, e inglese, sono stato 8 inglese. Riesco a capire, a comunicare in inglese, parlare ancora qualcosa di molto distante, non riuscirei a tenere un video in italiano, e cioè in inglese. Però sono stato 8 mesi in Inghilterra, in Australia ho lavorato lì. In che ruolo giochi? Sarei centrocampista, ma ultimamente li sto facendo un po' tutti. E il mio percorso di studi, allora, ho fatto 5 anni al Severi, che è un istituto tecnico informatico, quindi sarei perito informatico, ho preso la maturità a questo istituto informatico e dopodiché sono stato 8 mesi, un anno a lavorare in Australia, ho fatto il tecnico di rete e ho fatto anche vari lavori diversi del tipo operaio, giardiniere, cose che passavano e adesso sto studiando economia a Ferrara.
Sì, so giocare a calcio. Sono riuscito ad arrivare fino a giocare in eccellenza. Penso sia un discreto livello, non lo so. Oh, devo ancora capire benissimo qui come funziona con tutti i commenti. Comunque voi iniziate, continua. Io leggo sempre l'ultimo che mi viene fuori perché poi vanno tutti su e dal cellulare non li vedo benissimo. Ci consigli un sito per il commercialista online? Io attualmente uso My Accounting, che è proprio un sito di commercialisti online. Ho conosciuto il fondatore, quindi reputo questo servizio un buon servizio, quindi te lo consiglio. Poi devi vedere tu se la cosa migliore per te è proprio un servizio online o un servizio vicino a casa dove puoi andare a parlare faccia a faccia col commercialista. Io reputo migliore un servizio online attualmente. Oh, vediamo altre domande. Cioè, ragazzi, siamo in 70, io pensavo di parlare con me stesso. Vabbè, non importa. Grazie a tutti di essere qua. Beh, bella domanda, come faccio a durare di più? Non so risponderti. Guarda il mio video dove mi cercano di truffare dicendo che hanno video dove io faccio cose veramente assurde. Oh, se avete domande lasciatele qui, io sono qui proprio per risponderle. Eh, Comunque ho da dirvi una cosa. Io ho aperto proprio un nuovo canale Telegram dove metto notizie, cose che trovo, per cui se volete andarlo a vedere o comunque seguirlo, è il primo link in descrizione, per cui se volete fatelo. È una cosa, vuole diventare una cosa simile ma non uguale a quello che sta facendo Montemagno, cioè dare una notizia nel mondo online che venga da tutto il mondo e dare una sorta di aggiornamento. Se volete basta che andate a schiacciare, è gratuito, è un gruppo Telegram dove penso di dare almeno una o due notizie che possono essere interessanti nel mondo online. Lagga, sì, la mia connessione fa abbastanza schifo. Cosa ne pensi del dropshipping e di Shopify? Allora, io ti dico, volevo provare Shopify e il dropshipping. Non so perché non l'ho ancora fatto, di sicuro in un futuro lo proverò. Lo svantaggio di farlo proprio qui in Italia è che se vuoi fare dropshipping con AliExpress non hai né la spedizione veloce, non mi ricordo come si chiama quella americana dove hai la spedizione in 10-12 giorni mi pare, e oltretutto ti danno anche un codice che tu puoi dare al consumatore e il consumatore si vede arrivare l'oggetto e quindi ha più garanzie. E oltretutto il dropshipping ha il grande problema che se tu hai una persona alla quale non va bene l'ordine, l'unica cosa che puoi fare per fare assistenza al cliente è semplicemente ridargli i soldi e riprenderti l'oggetto e poi cercare di farti dare il rimborso dalla Cina, cosa non molto semplice. Quindi se vuoi fare business tramite Shopify, tramite Shopify, quindi facendo dropshipping, lo si può fare, però è ardua la cosa. Conosco persone che guadagnano tanti soldi facendo questa cosa. Io spero e voglio stare molto più vicino al cliente in modo tale da fare un servizio migliore e fare un business più alla lunga. Comunque con il dropshipping puoi continuare tranquillamente, cioè puoi farlo tranquillamente. Come fai a fare effetti speciali? Io in realtà non uso effetti speciali all'interno del mio video, le uniche cose che faccio è un taglia, copia, incolla, velocizza, risistema. Gli effetti che faccio, speciali, tra virgolette, che faccio, sono gli unici effetti speciali, se così si possono definire, in camera. Li faccio in camera, quindi per esempio ho un, ho una, ho una scena, punto la fotocamera, inquadro per 2-3 secondi, poi trascino in basso, dopodiché nella scena successiva ho un'altra scena, prendo la fotocamera dall'alto, parto e trascino in basso e dopodiché faccio una sorta di editing
tra l'effetto che si è venuto a creare dall'alto verso il basso e di nuovo cioè dall'alto verso il basso e dall'alto verso il basso, e cerco di fare in modo che combacino le due scene in modo tale che si crei questo effetto di discendenza e si scambi la scena. Dopo puoi fare il solito effetto di buio dove tu fai così con la fotocamera, adesso non vedete niente, e poi riparti la scena e ritiri indietro la mano e poi tagli la scena all'interno di quelle due cose. Stessa cosa con il panda, sinistra, destra, destra, sinistra, però le uniche cose che faccio sono quelle, io non faccio molto altro. Hai letto Padre ricco, padre povero? È un sì e un no, perché ho letto il riassunto e i punti più interessanti. Non ho letto il libro per intero, però potrei parlartene, ma non molto, dato che ho letto solo il riassunto. So di cosa tratta, so di cosa parla. Più di questo non lo so. Comunque, alla fine, alla fine il concetto principale è che se tu vuoi imparare a fare, non so, a fare business e guadagnare tanti soldi nel business, di sicuro non puoi impararlo da una persona che non fa business e che non guadagna tanti soldi sul business. Questa è, diciamo, è la mentalità, se si può dire, fondamentale. E etero, cosa vuol dire etero? Sì, sono etero e ho anche la ragazza ormai da quasi 2 anni. Quasi 2 anni, no, cosa dico? 15 mesi, 16 mesi. Hai mai fatto un corso per iniziare con Amazon FBA? No, però sarebbe stato utile perché, diciamo, allora, puoi iniziare a fare Amazon FBA? Domanda corsi me la pongono tantissimo. Allora, puoi iniziare a fare una cosa e puoi imparare tutte le cose che ti servono per fare quella cosa, perché se una persona l'ha fatta prima di te, da qualcuno dovrà averla imparata, che siano libri, che siano video online, che siano risorse online. Tu ti istruisci e, diciamo, impieghi e investi molto del tuo tempo per cercare di imparare quella cosa. Una volta imparata ti metti a farla. Fatta quella cosa, ovviamente non ti potrà venire subito bene, per cui farai degli errori. Facendo degli errori rallenterai il processo. Io ho fatto in questo modo, ho fatto degli errori, ho rallentato un po' il processo, però mi è venuto lo stesso. Quindi non ho fatto, per risponderti, non ho fatto corsi su Amazon FBA. Però se tu vuoi velocizzare il processo e migliorarlo, puoi iniziare facendo il corso e ci metterai meno perché hai tutte le informazioni in scaletta, come ti sono utili. Poi ci sono anche corsi che ti forniscono coaching, insomma, ce ne sono vari e interessanti. Io non ne ho fatti e non ne produco, però possono essere utili, non dico che sono inutili. Oh. Hai 15 anni, alla tua età cosa consiglio? Nel senso di investire nella formazione. Allora, io ti consiglio, se hai 15 anni, innanzitutto ti consiglio di imparare, cercare di imparare il più possibile, che sia leggere, che sia dai tuoi, che ne so, genitori o magari anche da qualcuno come me, se si può imparare da qualcuno come me. E di iniziare a fare lavoretti, metterti via un po' di soldi per il futuro e intanto pensare che oltre a questo hai anche una vita, quindi sfruttare, non dico che adesso che ho 21 anni non possa più fare niente, però insomma sfruttare la tua età, sfruttare le esperienze che ti circondano essenzialmente e cercare di imparare e sfruttare il tempo nell'apprendere, commettere anche errori magari. Ma dal telefono si possono mettere effetti speciali? Cosa intendi? Molti del tuo gruppo pensano che che i peer-to-peer si devono evitare perché molto rischiose. Cosa ne pensi? Guarda, tutti gli investimenti sono rischiosi, più o meno rischiosi. Io credo che, per esempio, con gli investimenti che faccio, che siano Mintos, Twino o Bondora, il peer-to-peer è un mondo dove tu
essenzialmente presti soldi a delle persone. Quelle persone sono esistenti, quindi tu stai facendo qualcosa di reale. Che le persone non restituiscano il prestito è una cosa che può succedere, che succede giornalmente. Quindi c'è questo rischio che la persona non ti ritorni i soldi e quindi tu perda il denaro. Cosa succede? Con Mintos puoi semplicemente fare il money back guarantee. Con Bondora, al posto di avere il 10% come hai su Mintos di interesse annuo, hai il 7%, quindi ti presuppongono che che ci siano delle persone che possano andare in perdita, andare in rosso e quindi non ridarti indietro i soldi. Però devi sempre pensare che alla fine stai facendo un investimento e quindi non è sicuro che tu guadagnerai quel denaro. C'è una percentuale di rischio e una percentuale di riuscita. Io trovo che la percentuale di rischio su questo tipo di piattaforme sia molto più bassa di certe altre piattaforme, che ne so, sono cose reali alla fine, non saprei dirti, cioè, bestemmione, un altro bestemmione. Cosa vuoi fare nella vita? Beh, il mio obiettivo finale sarebbe cercare di migliorare il mondo, cosa astratta, cioè non astratta, iperbolica, astratta adesso come adesso, però io ci provo. Segui Giorgio Tavazza? Sì e no, nel senso che fa molte scelte che io non condivido e guadagna tanti soldi lui, molti, molti, molti di più di me. Però è il suo lavoro, sta facendo bene il suo lavoro, è bravo a vendere. Fine, non voglio dire altro. Ah, sì, certo, la piattaforma peer-to-peer può fallire e tu perdi i tuoi soldi, ma allo stesso modo se tu stai investendo, stai facendo trading online e stai investendo in un broker che magari non è regolamentato in Italia o non è regolamentato in Europa, se il broker fallisce, tu hai perso i soldi essenzialmente. Allora, hai mai provato il matched betting? Guarda, ti dico, mio fratello fa matched betting e riesce a portarsi a casa un po' di soldi, riesce a non so quanti. Io attualmente non l'ho provato perché alla fine sto investendo il mio tempo facendo altro, dato che per iniziare i soldi che mi servivano li avevo procurati dal mio precedente lavoro in Australia. Però se dovessi iniziare adesso come adesso, il matched betting è una buona opportunità per trovare i primi soldi, essenzialmente perché i primi mesi puoi guadagnare anche 400 euro, fai su 500-600 euro i primi 2 mesi, dopodiché li reinvesti in un altro business. Adesso, dato che non mi servono quei 600 euro iniziali, sto già investendo i soldi che guadagno con le cose che faccio in altre cose. Però se dovessi iniziare è una cosa che cioè non posso dire consiglio perché non l'ho fatta, è una cosa fattibile, diciamo. Ah. Al momento quali sono i miei investimenti? Allora, io ho i soldi investiti in 3 piattaforme peer-to-peer, Mintos, Twino e Bondora. Adesso sto guardando di investire in un'altra piattaforma, dopodiché ho dei soldi all'interno di Mama Crowd che sono stati utilizzati per comprare un equity di Startup Italia, della quale voglio vedere cosa succederà. Ho messo l'equity, cioè ho messo i soldi, il minimo investimento, potevi investire al minimo, era 240 euro, io ho investito quei 240 euro semplicemente per curiosità. Ho analizzato la cosa e vediamo cosa succede. Semplicemente volevo essere all'interno di quel progetto perché l'idea è una cosa bella. Non so quanto possa essere fattibile. Sono, diciamo, tutti i soldi che ho investito sono soldi che posso permettermi di perdere. Tu devi investire solo soldi
che puoi permetterti di perdere. Quelli all'interno di Mama Crowd, di Startup Italia, sono soldi che oltre ad essere dedicati, oltre ad aspettarmi una perdita, diciamo che hanno una possibilità di perdita ancora maggiore, per cui volevo semplicemente essere all'interno del progetto e vedere cosa combinavano, anche per fare esperienza, magari in un futuro servirà anche a me fare un progetto di crowdfunding o qualcosa di questo genere, e volevo vedere come si comportavano. Ma lavori o con quello che fai riesci a tirarti fuori una paga? No, non lavoro, cioè questo è il mio lavoro, questo è il mio lavoro, e con questo, con tutte le cose che faccio, video, faccio consulenze, faccio Amazon FBA, faccio affiliate marketing, con queste cose attualmente riesco a tirarmi su uno stipendio, e è quasi paradossale da pensare all'esterno. Se lo pensassi, se mi mettessi un anno fa non ci crederei, ma riesco a tirarmi su uno stipendio e riesco a viverci. Cose dove studi? Come già detto, studio a Ferrara, economia, però non seguo le lezioni, studio da casa, e questo è quanto. Che piattaforma usi per il rendimento etico? Ragazzi, domande, cioè domande. Rendimento etico non ho una piattaforma, ho fatto un video l'hanno annunciata poco tempo fa, è molto interessante soprattutto per il loro filone di pensiero, perché cercano di trovare una strategia win-win-win, dove il proprietario di casa, il proprietario di casa è contento perché elimina il suo debito, la banca è contenta perché estingue il credito, e l'investitore è contento perché compra una proprietà investendo meno soldi, dopodiché fa un'impresa immobiliare, ristruttura e rivende. Questo è quello che dovrebbero fare nei progetti che annunciano su quella piattaforma. Ovviamente per comprare il credito bancario gli servono soldi, quindi per questo stanno facendo questa piattaforma di crowdfunding. Ho parlato sia dell'Australia che della mia scuola. Ho fatto un istituto tecnico informatico, e la mia esperienza in Australia è iniziata quando ero ancora all'istituto tecnico informatico, per cui in quinta superiore ad aprile circa, dove non sapevo cosa fare finita la scuola, non volevo intraprendere la classica strada universitaria, volevo fare qualcosa di diverso. Quindi ho iniziato a mandare un po' di curriculum in giro, fortunatamente dall'Australia, gran parte in paesi dove si parla l'inglese, per cui Inghilterra e Australia. Dall'Australia mi hanno risposto, mi hanno detto sì, guarda, puoi venire qui a fare lo stage, e ho detto ok, bene, proviamoci. Sono andato a fare lo stage rischiando un bel po', e fortunatamente mi hanno preso, e dopodiché sono rimasto lì a lavorare per 6 mesi. Dopo 6 mesi, per questioni di visto e contratto, ho dovuto abbandonare il lavoro. Gli ultimi 2 mesi ho fatto i lavori che capitavano, anche perché viaggiavo un po' all'interno dell'Australia. Sono riuscito a fare delle bellissime esperienze pagate praticamente zero, perché viaggiavo ad ostelli e a compagnie low cost, e c'è stata una volta in cui praticamente stavo facendo la fila, ero in viaggio 10 giorni, avevo fatto Melbourne, Brisbane, Gold Coast e Byron Bay. Se andate a vedervele su Google Maps sono posti molto belli. Li avevo fatti spendendo pochissimo, e viaggiavo con le compagnie più scrause, a volte dormivo addirittura in aeroporto proprio per non pagare l'ostello. E in un volo sono lì tutto pronto col mio bello zaino, perché tra l'altro a Melbourne fa freddo e a Brisbane sei quasi in zona tropicale, quindi fa un caldo boia, anche perché io sono partito d'inverno quando qui era estate, cioè quando lì era maggio, per cui inverno, dato che siamo nell'emisfero australe, qui era estate, quindi lì faceva freddo.
per cui a Melbourne faceva freddo e avevo tutte le robe per l'inverno. A Brisbane, dato che nonostante fosse inverno era pur sempre zona tropicale per cui faceva caldo, avevo anche le robe estive per cui ho fatto polo incappucciato e incamiciato e dopodiché ho fatto al mare a mostrare le chiappe chiare. E c'è stato un volo, quello da Melbourne a Brisbane, in cui praticamente stavo facendo la fila. Ehi Google, stop! Vabbè, continuiamo. Avevo detto a Google di fermarmi alle 6:30. Vabbè, avevo fatto la fila, ero pronto a buttarmi dentro, carichissimo, e praticamente è successo che la hostess mi ha detto che il mio zaino pesava troppo. E allora io guardo in giro, avevo finito completamente tutti i soldi, mi guardo in giro e le faccio, ma dove devo andare? Mi fa, devi andare lì, c'è un'altra fila, vai a pagare la tassa in più. Insomma, vado là e mi dicono che costa $70 e il carico aggiuntivo, io non avevo niente, quindi quello che ho fatto, ho iniziato a spogliarmi in mezzo all'aeroporto, vestirmi tipo 3 canutiere, 4 termiche, mi sono messo i 2 costumi che avevo, 4 pantaloni che avevo, il computer l'ho messo tra la tuta e la maglietta perché era la cosa che pesava di più. Sono tornato lì, l'hostess si era sbregata di brutto, le ho fatto pesare lo zaino era perfetto, mi fa ti faccio passare però, ti faccio passare, sei un grande, però veramente come sei preso praticamente. Ero preso così. Sbregata nel senso morta dal ridere. Qui in Veneto si dice così. Ciao Edoardo. Ah, altre domande? Sì, gli esami di terza media sono esami, ti devi preparare e sono fattibili, l'hanno fatto migliaia di persone, quindi non morirai di certo. Ma perché bestemmie? Che senso ha? E no, non ritengo che la frequenza universitaria sia inutile, anzi è molto utile, semplicemente non riesco a coniugare il mio lavoro con la frequenza nell'orario universitario, quindi l'unica cosa che posso fare è studiare da casa, però ci sono stati, ovviamente quello che farebbero tutti quanti è andare alle prime settimane di lezioni, guardare com'è il professore, se è un professore ignorante o se è un professore che sa e che ti può spiegare, dopodiché giudichi se è a vantaggio tuo seguire la lezione e quindi ti agevola una volta che tu dovrai studiare e quindi vai a seguirti la lezione, altrimenti se il professore è ignorante e nella stessa ora in cui lui spiega tu potresti studiare e apprendere molto di più, stai a casa. Ma dato che io non ho questa possibilità perché non riesco a fare le due cose contemporaneamente, sto a casa, mi dedico al lavoro e poi dopo essermi dedicato al lavoro studio o comunque in mezzo alle pause, insomma cerco di gestirmi con l'orario, anche perché io abito a Padova e per andare a seguire le lezioni devo farmi un'ora e 20 tra treno e altri mezzi per andare a Ferrara, quindi anche per quello non seguo la lezione. Certamente se la lezione fosse sotto casa mia e ci metto un quarto d'ora ad andarci in bici, perché no? Sì, ho la ragazza da 15 mesi, si chiama Laura. Amazon FBA, come ho detto prima, pensavo che fosse il top a dicembre, ma nonostante ciò sta continuando ad andare bene, quindi sono felice. Ho fatto da poco il riordine di un prodotto, ho aggiunto prodotti all'inventario, quindi bene. Grazie mille Massimiliano. Quali business stai gestendo al momento? Allora,
Sto gestendo Amazon FBA, come ho detto, sto gestendo questo canale, non so se lo volete ritenere come un business, a me piace molto questa cosa, quindi si può anche non ritenere un business, è una passione quasi. Mi sto approcciando all'affiliate marketing, come ho già detto, quindi sto facendo varie cose con l'affiliate marketing. Gestisco il mio blog che è fatto da me, cioè, attualmente lavoro da solo, quindi non è così semplice la cosa, però ci sono molte altre persone che riescono a coniugare tutte queste cose, per cui non è neanche impossibile. Poi che altri business? Faccio ogni tanto consulenze alle persone che mi chiedono, non sto facendo alcuna pubblicità né alle consulenze né a... tutto in base a quello che mi chiedono le persone. E facendo tutte queste cose attualmente riesco a fare uno stipendio, quindi bastano. Poi sto cercando di apprendere e fare errori su piccole cose. Se la cosa poi diventa positiva, se la cosa poi diventa positiva, di sicuro la comunico con voi. Se quella piccola cosa che ho provato diventa positiva, anche se è negativa, però attualmente di piccole cose che si sono rivelate cose inutili non ne ho fatte, quindi tutto quello che vedete sul canale è quello che faccio. Ora, come avete visto, sto imparando a fare trading e niente. Hai in mente di fare collaborazioni con altri YouTubers? Sì, e ne vedrete delle belle. Oh. Riuscivi a farti capire bene in Australia? Inizialmente no, ero un completo ignorante. Alla fine del mio percorso sì, perché era questione di vita o di morte. Renditi conto che quando sono andato a fare tipo un colloquio per iniziare a lavorare come operaio, il giorno prima mi sono messo, ma io non so neanche il nome di un attrezzo, come si dice martello pneumatico? Allora ho imparato che si diceva jackhammer, per cui molte cose le impari proprio perché altrimenti non sopravvivi. Quindi è una cosa che io consiglio a tutti. Io ero un completo ignorante in inglese, non sapevo dire una parola quando sono partito. Nonostante ciò mi sono buttato e le prime cose le ho imparate per questioni di vita o di morte, quindi vi consiglio di fare così se volete imparare l'inglese, è molto più veloce e rapido. E non indolore, però in sapore, diciamo, se si può dire. Che ore sono? Oh, sono le 6:37, ragazzi, altri 5 minuti, anzi altri 7 minuti e 10, così arriviamo a 40 minuti, dopodiché vi devo lasciare perché devo andare a calcio, devo andare ad allenamento. No, non ho provato mai a fare affiliate con Amazon attraverso blog. Nel mio blog non dovresti trovare alcun link ad Amazon. Comunque si può fare, c'è gente che lo fa e c'è gente che guadagna soltanto con quello, quindi lo puoi fare tranquillamente. Poi quello che puoi fare è cercare di attirare gente all'interno del tuo blog e quindi creare più conversioni essenzialmente. Come hai fatto i primi soldi online? I primi soldi online, se si può dire così, li ho fatti con Amazon FBA. Se è online, non so se si possa ritenere online, comunque con quel business lì. Cosa pensi dell'INPS? È un sistema che dovrebbe essere gestito un po' meglio, però sono un ignorante in materia e non posso dirti altro. Il piano di gestione australiano era 4 volte migliore e anche la burocrazia in Australia era 4 volte meglio, però essendo abbastanza ignorante in settore non posso dirti cosa dovrebbe essere migliorato e come dovrebbe essere migliorato soprattutto. Sto diventando rosso, si sta facendo caldo qui. Oh, ci possiamo sentire via mail. Guardate, io cerco di rispondere a tutte le email che mi arrivano su info@zforzane.com, però veramente ultimamente ne arrivano tante, ma tante, e quindi se non rispondo chiedetemi scusa, cioè
scusatemi, però non riesco a fare tutte le cose che sto facendo. Ora sto cercando di provare a coinvolgere in questa cosa alcuni miei amici, vediamo cosa riesco a combinare. Oh. Ah, vi ricordo che, come ho detto all'inizio, qui sotto nei link in descrizione trovate il mio nuovo canale su Telegram. Lì all'interno di quel canale voglio cercare di fare qualcosa di nuovo, nel senso che metto tutte le notizie utili e interessanti che trovo nel mondo online e anche magari offerte, cose di questo genere, per cui se volete partecipare in descrizione è gratuito, per cui non lo so, seguite, andateci, fate come fa piacere a voi. Che carta di credito mi consigli, visto che ho meno di 14 anni? Penso che Hype sia la migliore, non so se è sopra i 12 anni, se è sopra i 12 anni ti consiglio quella, altrimenti sopra i 12 anni da poco c'è anche Yap, che è completamente gratuita e virtuale, però tra Yap e Hype ti consiglio Hype. Lascia perdere, te lo dico seriamente. Vabbè. E ragazzi, se avete altre domande, sono qua. Non ne vedo altre, più che altro perché non so benissimo come funziona, dato che questa è la prima prova, che probabilmente sarà anche un errore. Però, come dico sempre, se non si inizia, se non si prova, non si può fare quell'errore, non si può migliorare. Quindi facciamo questo errore. Quanto paghi di partita IVA? Allora, ho pagato al commercialista, io sono con My Accounting, poi in descrizione vi metto anche il link, dato che ne ho parlato prima, per una prima consulenza completamente gratuita con loro. E ho pagato 270 euro di apertura, poi pago 50 euro circa al mese, 40 o 50 euro circa al mese di commercialista, e poi pago l'INPS come ogni persona, e dato che sono a regime forfettario la pago scontata del 35% mi pare, quindi pago 600 euro ogni 3 mesi, che poi alla fine l'INPS sono la mia pensione, se ci arriverò. Quello a cui vorrei arrivare non è pensionarmi, ma magari ritirarmi e fare qualcosa di utile umanamente. Però vediamo cosa succederà. Farai nuovi esperimenti tipo vivere con 1 euro al giorno? Sì, ne farò altri e saranno fatti meglio di quel video. E continua a seguirmi, ne ho molti in cantiere in mente. Uh, per consulenze dove potete sentirmi, guarda, mi mandi una mail, come ho detto prima, su info@zforzane.com e poi da lì ti do il resto dei contatti se sei interessato. Michele, non ne ho idea. Non ne ho idea. Se la maggior parte dei tuoi incassi avvengono per vendite all'estero, puoi chiedere esenzione IVA. Guarda, io se ho domande di questo tipo chiedo direttamente al commercialista, quindi non so risponderti. Ti metto il link a My Accounting, nella consulenza con loro puoi chiedergli queste cose, sono gentilissimi, quindi il link è in descrizione. Ve lo metto subito appena finisce questa live, quindi tra 2 minuti avete il link. Voglio vederti al 4 chiacchiere con Montemagno. Non devi dirlo a me, anch'io sarei lieto di conoscere il signor Monti. Però non mi ha neanche ancora chiamato, non sono ancora abbastanza fenomenale come lui. Qual è il principio fondamentale del minimalismo? Guarda, secondo me è una cosa che va interpretata e non va presa all'eccesso. Semplicemente, secondo me, per me, quindi potrei dire una grandissima cavolata, cercare di fare in modo
di non essere di non essere in possesso delle cose, ma di possedere delle cose che hanno del valore e che aggiungono valore alla nostra vita. Quindi tutto ciò che non ha valore per noi, secondo me, dovrebbe essere rimosso, ma è una cosa che deve avvenire gradualmente, come ho detto. Dall'oggi a domani non si può diventare minimalisti e non si è minimalisti. Secondo me non si può neanche diventare minimalisti. Devi avere una mentalità che ti porta a fare questo tipo di miglioramento, cioè che ti porta a scegliere quando è ora di comprare una cosa e quando quella cosa ha del valore o non ha del valore all'interno della tua vita. Non so come mi sono spiegato, però penso che spero che il messaggio sia arrivato. Allora ragazzi, mi dispiace, allora ditemi nei commenti se questa live vi è piaciuta e ne potremmo fare delle altre, delle belle. Questa era una prima prova, spero che sia stato interessante. Lasciate un mi piace se non l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale se l'avete guardata, se non siete ancora iscritti. Io sono Riccardo, piacere. E vi lascio perché devo andare a allenamento, doveva durare 20 minuti, è durata 40 minuti e questa è la prima prova. Ciao a tutti ragazzi!